Buongiorno, biglietti prego. Buongiorno. Ecco, veramente io non ce l'ho. La biglietteria era chiusa e non c'era nessuno del personale a cui chiedere. Guardi, non serve una persona fisica per fare il biglietto. In stazione ci sono le macchinette. Lo so, ma la stazione era piccolina. Sportelli aperti non ne ho visti, glielo giuro. Le biglietterie automatiche sono sempre attive, signora. E poi c'è l'app ufficiale. Guardi, io sono una turista. Dell'app non ero al corrente, mi scusi. Capisco, però il regolamento è chiaro. Il passeggero deve essere in regola prima di salire. Certo, capisco perfettamente. Però posso pagarlo adesso, no? Direttamente a lei. Purtroppo non funziona così. La regolarizzazione a bordo ha delle procedure precise. Cioè? Io voglio solo pagare la mia corsa, mica sto cercando di scappare. Il punto è che doveva avvisarmi subito. Appena salita doveva cercare il capotreno. Ma il treno è pieno zeppo. Come facevo a trovarla in mezzo a tutta questa gente? Doveva venire in testa al treno. Se aspetta che passi io, viene considerata senza titolo di viaggio. Davvero assurdo. Guardi, ho i contanti qui in mano. Mi dispiace, ma sono obbligato ad applicare un sovrapprezzo. Un sovrapprezzo? E di quanto stiamo parlando? Siccome l'ho trovata io durante il giro di controllo, devo applicare la sanzione intera. Una multa vera e propria? Ma le ho appena detto che la stazione era deserta. Signora, gliel'ho già spiegato. La mancanza di personale non è una giustificazione valida. Nel mio paese si può sempre comprare il biglietto a bordo dal controllore. Qui siamo in Italia e le regole ferroviarie sono queste. Bisogna pensarci prima di salire. Va bene, ho capito l'errore, ma non si può fare un'eccezione per una turista. Se la faccio a lei, poi la devo fare a tutti. Qui intorno è pieno di gente che viaggia in regola. Sì, però io sono salita all'ultimo secondo. Le porte stavano già per chiudersi. Ha maggior ragione. Poteva aspettare e prendere il treno successivo. Vabbè, quant'è questa sanzione? Allora, la tariffa base per la sua tratta è di 7,50 euro. Va bene, le do 10 euro. Tenga pure il resto. No, aspetti, mi faccia finire. A questo importo va aggiunta la sanzione amministrativa. 50 euro se decide di pagare subito. 50 euro? Ma è tantissimo. Il regolamento parla chiaro. Se mi avesse cercato subito, pagava solo 5 euro in più. Ma io non sapevo di dover cercare il capotreno. Nessuno mi ha avvisata. È scritto chiaramente sui cartelli in stazione e sui monitor informativi. Sì, ma è tutto in italiano. Sto studiando la lingua da poco, faccio ancora fatica. Sui monitor grandi le informazioni scorrono anche in inglese. Difficile non vederle. Ero di fretta, glielo ripeto. Stavo trascinando le valigie di corsa sulle scale. Mi dispiace per il disagio, però adesso devo fare il verbale. Mi favorisce un documento? Un attimo, la prego. Non può farmi solo la maggiorazione da 5 euro? Chiudiamo un occhio. Impossibile. Il mio palmare registra orario e posizione esatta. Siamo già a metà tragitto. E se scendessi alla prossima fermata? Così interrompo il viaggio e non pago la multa. Non funziona così. L'infrazione l'ho già rilevata a bordo. Che lei scenda o no, la sanzione resta. Va bene, mi arrendo. Il totale è 57,50 euro. Può saldare subito qui con me. E se invece pagassi dopo? Cambia qualcosa? Se non concilia a bordo, la sanzione sale in automatico a 200 euro, più le spese di notifica internazionale. 200 euro? No, no, pago subito.
Posso usare la carta di credito? Certo, ho il lettore integrato nel palmare. Può appoggiare la carta qui. Questa è la sua ricevuta. Quindi con questo foglio posso proseguire il viaggio tranquilla fino a destinazione? Esatto. Vale sia come ricevuta di pagamento, sia come titolo di viaggio. Lo conservi fino all'uscita dalla stazione. D'accordo. Buon proseguimento. Arrivederci.